Io qualcosa l'ho azzeccata, anche se non sono un leaker, però oggi parliamo di Apple Event. Appena concluso l'Apple Event 2021 di settembre si sono state presentate un bel po' di cose, quindi iniziamo subito con iPad di nona generazione che esce viene diciamo rifreshato tra virgolette, soprattutto dal punto di vista hardware con un nuovo chip A13, ma soprattutto quello che migliora sono le fotocamere, perché oltre la posteriore che viene migliorata tra virgolette, diciamo un po' le solite cose, soprattutto l'anteriore che sarà l'ultra wide da 122 gradi da 12 megapixel che abbiamo visto su iPad Pro, quindi quella là che se per esempio facciamo una videochiamata ci segue il volto e non è per niente male, soprattutto per l'iPad base. Una cosa che avevo desiderato, che i vari leaker avevano detto di no, ma sono stato diciamo l'unico che l'ha pensata e finalmente Apple mi ha ascoltato, parlando dello storage, perché finalmente non partiamo più da 32 GB di storage ma partiamo da 64 GB di storage. Porta questo iPad 9 finalmente ad una memoria decente, discreta, per chi utilizza questo tablet tranquillamente per utilizzo molto medio e basic. I prezzi sono da 389 euro per la versione da 64 GB o la nuova versione da 256 GB, non c'è più la 128, a 559 euro. Parliamo di iPad mini perché anche lui, come i vari leak avevano detto, anzi si pensava che usciva ad ottobre, invece l'hanno fatto uscire ora. Nuovo design, come avevo già anticipato nell'altro video, design praticamente uguale ad iPad Air, semplicemente più piccolo. Il display è da 8,3 pollici, la luminosità arriva fino a 500 nit e ha il True Tone. Ovviamente c'ha il Touch ID in alto a destra come l'iPad Air. E per quanto riguarda il processore sono rimasto molto sorpreso perché pensavo che non era questo, cioè l'A15, il nuovo A15 che c'è anche nei nuovi iPhone. 40% più veloce rispetto alla versione precedente, e sia al lato GPU, soprattutto il lato GPU addirittura l'80% più veloce. Cosa strana perché nell'iPad Air troviamo l'A14, non so bene perché, ma Apple non ha voluto aggiornare quello. Vabbè, avrei preferito che appunto aggiornassero anche l'iPad Air all'A15. Comunque lo storage anche qua sono 64 GB per la versione base e si parte da 559 euro o 256 GB a 729 euro. Al USB-C c'è anche il 5G, cosa che non troviamo, se non ricordo male, sull'iPad Air. Anche qua troviamo sulla camera anteriore l'ultra wide come nell'iPad Pro e ora anche nell'iPad mini e anche nell'iPad di nona generazione, quindi molto bene sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda gli accessori, ovviamente ci sarà una nuova cover, però l'Apple Pencil di seconda generazione sarà utilizzabile con questo nuovo iPad mini, quindi nessun tipo di nuova Apple Pencil mini. Gli ordini si possono già fare da questo momento con nuovi colori e via dicendo. In pratica io vi avevo già detto nei video vecchi tutto quello che si è presentato. Veniamo al succo del discorso, ovvero di iPhone 13 e iPhone 13 mini. Finalmente il notch è più piccolo, più o meno il 20% ha detto Apple. Ci sono nuovi colori con la cornice alluminio per le versioni 13 mini, quindi tra l'altro c'è anche la mini che qualcuno aveva detto che forse non ci poteva essere. La batteria è più grande, come avevano detto anche i rumors. Il display arriverà a una luminosità massima di 800 nits, che è veramente tantissimo, e il picco è di 1200, che non è per niente male. Le dimensioni restano sempre uguali, quindi 6,1 pollice per l'iPhone 13 e 5,4 pollici per l'iPhone 13 mini. Ovviamente A15 come processore, 6 core in CPU e 4 core in GPU. Troviamo le due camere in diagonale come avevano detto i rumors, la wide da 1.6 di 26 mm e la ultra wide che è f2.4 di 13 mm. Tra l'altro l'ultra wide ha lo stesso sensore in pratica dell'iPhone 12 Pro Max che viene portato
in questi nuovi iPhone, quindi ha il sensore stabilizzato anche, diciamo, tra virgolette, meccanicamente. Tra l'altro viene portato la nuova funzione di Cinematic Mode, cioè con messa a fuoco, che viene in pratica per fare dei video, si può mettere a fuoco un soggetto e se per esempio questo soggetto, io adesso mi giro, mette a fuoco la parte, diciamo, posteriore che stavi là, quindi molto molto bello da questo punto di vista, proprio come se fosse al cinema. Può fare anche in manuale, se non ricordo male. Sarà molto curioso soprattutto provarla. Per quanto riguarda invece iPhone 13 mini, sempre partiamo da 128 GB, 256 o 512 GB di storage, e i prezzi partono per la versione 13 mini da 839 euro se non ricordo male, e la versione di 13 base in pratica 939. Per quanto riguarda invece iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, sempre display da 6,1 pollici e 6,7 pollici, ci sono nuovi colori diversi anche rispetto all'anno scorso. Il notch anche qua è più piccolo, anche qua abbiamo il chip A15, però abbiamo un core in più, quindi abbiamo 5 core nel lato GPU e 6 core nel lato CPU. Per quanto riguarda la Super Retina XR, cioè il display arriva fino addirittura a 1000 nits di luminosità, e finalmente arriva ProMotion, quindi display che si adatta in base a quello che si fa fino a un massimo di refresh rate di 120 Hz, quindi veramente niente male. Soprattutto la più grande novità di questi Pro, anche per quanto riguarda gli altri 13 e 13 mini, che fa un po' rosicare a me che ho il 12 Pro, sono dal lato della camera, perché abbiamo il telefoto che è da 77 mm addirittura, che arriva fino a 3x di zoom ottico, l'ultra wide f1.8 che è stabilizzato, quindi con l'autofocus finalmente arriva, perché nei 12 Pro non ce l'avevamo, e la wide da f1.5, quindi diciamo che questo comparto fotocamere, soprattutto lato video ma anche foto, anche in notturna, si possono fare veramente un bel po' di cose molto interessanti. E tra l'altro proprio di foto notturne, la night mode sarà disponibile per tutte e tre le camere, quindi telefoto, ultra wide e wide, che è veramente eccezionale. Piccola novità, cioè ovvero photographer style, quindi diciamo che ci sarà, diciamo, un'impostazione credo con iOS 15 dove si può, diciamo, modificare un po' i colori poco prima di scattare o nel momento in cui si sta scattando, proprio come un fotografo professionale. Quella è l'idea, e diciamo che quella impostazione rimane, se la lasciamo là, per tutte le volte che andremo a scattare. E l'idea, da quello che ho capito, è che ognuno di noi dovrebbe avere un proprio stile di fotografia o di colore, insomma. E in arrivo sarà anche ProRes, che arriverà tardi, non ha dato una data, però fa sì che questi nuovi iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max possono registrare in ProRes in 4K a 30 fps, mai successo nella storia di uno smartphone. Per quanto riguarda lo storage, per la prima volta ovviamente c'è la base del 128, ma per la prima volta ci sarà il primo tera che si potrà acquistare su un iPhone 13 Pro, e i prezzi partono da 1189 per Pro e 1289 per Pro Max. Questo è tutto quello che è stato presentato all'Apple Event di Apple, che è appena finito. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like per supportare il canale. È stato un video molto flash, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Apple Event qua sotto nei commenti, e segui anche il canale Telegram delle offerte, che qualche volta metto qualcosa. Buona continuazione su YouTube, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video qua su YouTube.